Il Caproni K-33 era un biplano da bombardamento italiano della Prima Guerra Mondiale. Versione rimotorizzata del precedente K-32, divenne il bombardiere alleato più impiegato nel conflitto, operando sia sul fronte occidentale sia su quello austriaco. L'aereo, durante il conflitto, fu designato K-3 dal Regio Esercito. L'era dei giganti dell'aria iniziò nel lontano 1913, in un periodo nel quale l'aeroplano da combattimento stava iniziando a muovere i primi passi. L'esigenza di un vero bombardiere rappresentò il naturale sviluppo dei ricognitori, che fino ad allora si erano rivelati in grado di svolgere un modesto ruolo offensivo. Precursori del bombardamento strategico furono la Russia e l'Italia. La prima con i grandi quadrimotori sviluppati da Igor Sikorsky, la seconda con i progetti di Gianni Caproni. Caproni realizzò una famiglia di biplani trimotori che vide largo impiego durante la Prima Guerra Mondiale e che finì con l'imporsi come una delle più valide della categoria. Caproni fu fortemente appoggiato dal maggiore Giulio Douhet, allora comandante del battaglione aviatori e tra i primi convinti sostenitori della validità del bombardamento strategico. Il K-31 volò il 20 novembre 1914, pilotato dal collaudatore Emilio Pensuti, e solo nell'estate del 1915 assunse la sua configurazione definitiva per la produzione di serie. Denominato K-32, K1 fu la sigla militare, l'aereo fu completato in più di 160 esemplari e nel 1915 iniziò ad equipaggiare i reparti da bombardamento italiani e francesi. La prima incursione dei Caproni dell'aviazione del Regio Esercito fu effettuata il 20 agosto 1915, con velivoli inquadrati nella prima squadriglia da offesa. Il K-32 fu destinato ad altre 4 unità, rispettivamente il 4° e 11° gruppo da bombardamento, e l'attività andò rapidamente intensificandosi con l'evolversi delle operazioni. Il successo al fronte spinse le autorità militari a chiedere una versione più potente del trimotore, la K-33, che apparve nei primi mesi del 1917 e finì col diventare la più diffusa del conflitto. Le due varianti erano sostanzialmente simili, con la caratteristica struttura a doppie travi di coda che sostenevano gli stabilizzatori e 3 timoni di forma poligonale, ma il K-33 rappresentò il modello definitivo potenziato nelle unità motrici e migliorato nelle prestazioni generali e nella capacità di carico bellico. Il K-33 era realizzato in legno rivestito in tela, tranne che per le superfici di controllo con struttura metallica. Il piano di coda era di tipo monoplano, con le derive montate sopra lo stabilizzatore. Le 3 derive collegate erano interamente mobili, tranne quella centrale con il bordo d'attacco fisso. Nella carlinga centrale trovavano posto i 4 membri dell'equipaggio, in un abitacolo aperto. In posizione prodiera c'era il mitragliere, dietro di lui i 2 piloti in posti affiancati. A seguire, tra i 2 serbatoi affiancati e il motore centrale, c'era lo spazio per il meccanico, che svolgeva anche la funzione di secondo mitragliere. Quest'ultimo disponeva di una torretta sopraelevata installata sopra il motore, soluzione che gli garantiva un'ampia visuale di 360 gradi. Nella torretta era in genere installata una sola mitragliatrice Fiat modello 14 tipo aviazione. I radiatori dei 3 motori erano installati in verticale sul montante interalare più prossimo al motore a cui erano collegati. Il Caproni K-33 aveva un'apertura alare di 23,40 metri, una lunghezza di 12,62, era alto 4,48, il peso a vuoto era di 3.300 kg, il peso massimo al decollo era di 5.300, la velocità massima era di 152 km/h a livello del mare, la quota massima operativa era di 4.500 metri, l'autonomia era di 4 ore e l'armamento consisteva in 2 mitragliatrici e 540 kg di bombe. I motori erano 3 Isotta Fraschini V4B da 150 cavalli. 2 con elica traente erano installati in gondole alari, raccordati con le travi di coda.
Il terzo, con elica spingente, era all'estremità posteriore della corta fusoliera centrale. Il K-33 fu completato in 269 esemplari, che equipaggiarono numerose squadriglie del Corpo Aeronautico Militare e la prima squadriglia aerosiluranti della Regia Marina. Anche 2 reparti dell'aviazione francese ebbero in dotazione i K-33. Si trattava infatti di 83 esemplari costruiti su licenza. Nel corso della produzione la Caproni allestì anche una variante caratterizzata da ali smontabili per facilitare il rimessaggio e una serie di modifiche strutturali destinate a semplificare la manutenzione e la produzione. La designazione fu K-36, quella militare K3 Mod. Al fronte, i primi K3 furono consegnati al quarto gruppo nel marzo del 1917 e le operazioni di massa compiute con formazione anche di 30 e più aerei ebbero inizio a giugno, crescendo ben presto di intensità e di importanza strategica. Tra queste, particolarmente efficaci furono le incursioni sulla base di Pola, compiute ai primi di agosto, e quella contro la base navale di Cattaro, in ottobre. Alla fine di novembre, i K-3 equipaggiarono 8 gruppi con 28 squadriglie, la maggior parte delle quali basate nei campi di aviazione dell'Italia settentrionale. Tra questi Aviano, Campoformido, Ghedi, Padova e Verona. Nel dicembre del 1917, su richiesta del Comando Supremo francese, fu costituito il 18° gruppo da bombardamento, formato dalla 3ª, 14ª e 15ª squadriglia, destinato a operare sul fronte franco-tedesco. Le unità francesi italiane furono spesso impiegate assieme, soprattutto in ruoli strategici. Molte operazioni furono condotte penetrando profondamente nel cuore della Germania, con incursioni diurne e notturne su numerose città. La validità dell'aereo fu ampiamente dimostrata e nel corso del conflitto l'attività di Caproni proseguì senza sosta nell'intento di migliorare ulteriormente la sua linea di bombardieri che diedero vita al valido K-36, caratterizzato da un aumento delle prestazioni e motori più potenti. Questo aereo divenne il più longevo della famiglia, restando in servizio fino al 1926, dopo la costituzione della Regia Aeronautica. Un esemplare di K-36 è oggi conservato presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.